Lezione 1. Qualche consiglio per rimanere motivati a fare esercizio? Hai qualche consiglio per rimanere motivato all'esercizio fisico? Assolutamente. Un consiglio è quello di trovare attività che ti piacciono. Questo ha senso. È più facile rimanere motivati quando è divertente. Un altro consiglio è quello di fissare obiettivi realistici e tenere traccia dei tuoi progressi. Quindi, festeggiamo i piccoli traguardi raggiunti lungo il percorso? Esattamente. Ti mantiene motivato e da slancio. Che ne dici di rimanere coerente con l'esercizio? La creazione di una routine e la pianificazione degli allenamenti possono essere d'aiuto. Capisco. Fare dell'esercizio una parte regolare della giornata. E trovare un compagno di allenamento può fornire responsabilità. Ti piace avere un compagno di allenamento che ti tenga aggiornato a vicenda? Sì, aggiunge un aspetto sociale e lo rende più piacevole. Qualche altro consiglio che puoi condividere? Mescolare gli allenamenti e provare nuove attività lo rende interessante. La varietà mantiene le cose fresche e previene la noia, giusto? Assolutamente. E non dimenticate di ascoltare il vostro corpo e di riposare quando necessario. Il riposo e il recupero sono importanti per rimanere motivati a lungo termine. Esatto, John. Prendersi cura di sé è fondamentale. Grazie per i consigli, Anna. Mi sento già motivato. Benvenuto, John. Restiamo motivati e continuiamo a muoverci. Ecco uno stile di vita sano e attivo. Lezione 2. Assicuriamoci di avere abbastanza frutta e verdura. Assicuriamoci di avere abbastanza frutta e verdura. Assolutamente. Sono essenziali per una dieta sana. Aggiungerò mele, arance e banane alla lista della spesa. Non dimenticare di prendere delle verdure a foglia verde come spinaci e cavoli. Buona idea, dovremmo anche mangiare delle verdure colorate come peperoni e carote. E non dimenticare i frutti di bosco. Sono ricchi di antiossidanti. Mirtilli e fragole, in arrivo. Puntiamo a un arcobaleno di frutta e verdura nei nostri piatti. La varietà è fondamentale per ottenere una vasta gamma di nutrienti. E rende i nostri pasti più saporiti e appetitosi. Mi assicurerò di fare scorta di prodotti freschi. Possiamo anche prendere in considerazione opzioni surgelate per comodità. Questo è vero. La frutta e la verdura surgelate sono ancora nutrienti. Impegniamoci a seguire un piano alimentare sano con molta bontà a base vegetale. Assolutamente, Anna. Ad una dieta vivace e nutriente. Salute, John. Nutriamo il nostro corpo con la bontà della natura. Lezione 3. Vuoi andare a fare shopping? Vuoi andare a comprare altri vestiti? Certo, possiamo dare un'occhiata a diversi negozi e trovare vestiti più comodi. Sembra un piano. Partiamo per un'avventura all'insegna dello shopping. Sono emozionata. Potremmo anche scoprire delle ottime offerte. E chissà, potremmo trovare dei pezzi unici. Questa è la parte divertente dello shopping, i tesori inaspettati. Facciamo in modo di dare priorità al comfort e allo stile. Assolutamente, nessun compromesso su nessuno dei due. E magari dopo potremo concederci un buon pasto. Sembra un modo perfetto per porre fine alla nostra follia di acquisti. Andiamo, Anna. È ora di trovare abiti comodi ed eleganti.
Sono proprio dietro di te, John. Mettiamoci quei vestiti comodi. Partiamo per un'avventura all'insegna dello shopping. Lezione 4. È affascinante vedere diversi modi di pensare. Anna, è affascinante vedere modi diversi di pensare. Impariamo e cresciamo attraverso diversi punti di vista. Sfida le nostre convinzioni e amplia i nostri orizzonti. Assolutamente. Amplia la nostra comprensione del mondo. È come mettere insieme un puzzle con pezzi unici. Ogni prospettiva aggiunge un nuovo tassello al puzzle. E più pezzi abbiamo, più chiara diventa l'immagine. Incoraggia l'empatia e la comprensione. Ci rendiamo conto che esiste più di un modo di vedere le cose. E ci aiuta ad apprezzare la bellezza della diversità. È un promemoria costante di quanto possiamo imparare gli uni dagli altri. Ecco perché abbracciare prospettive diverse è così importante. Dovremmo sempre sforzarci di essere aperti a nuove idee. Assolutamente, John. Continuiamo ad abbracciare la ricchezza delle diverse prospettive. È ora di imparare, crescere e abbracciare nuovi punti di vista. Lezione 5. Qualche consiglio per un networking efficace? Mantieni la calma e trova un terreno comune. Qualche consiglio per un networking efficace? Assolutamente. Un consiglio è quello di interessarsi sinceramente agli altri. Quindi, ascolta attivamente e fai domande? Sì, dimostra che apprezzi la loro prospettiva. Questo ha senso. Costruire connessioni autentiche. Un altro consiglio è quello di essere fiduciosi e disponibili. Quindi, mantenere un atteggiamento positivo e amichevole? Esattamente. Aiuta a creare un'atmosfera accogliente. Che ne dici di fare un'impressione memorabile? Sii autentico e mostra le tue qualità uniche. Quindi, mettere in evidenza i miei punti di forza e le mie passioni? Sì, aiuta le persone a ricordare te e i tuoi interessi. Qualche altro consiglio che puoi condividere? Seguici dopo gli eventi di networking per rimanere in contatto. Quindi, inviare un'email o un messaggio amichevole? Assolutamente. Dimostra che apprezzi la connessione che hai stabilito. Terrò a mente questi suggerimenti per la mia prossima opportunità di networking. Ce l'hai, John. Crea connessioni autentiche e risplendi. Grazie, Anna. Alla ricerca di reti efficaci e connessioni significative. Salute, John. Che i vostri sforzi di networking siano fruttuosi. Lezione 6. Potremmo prendere in considerazione l'acquisto all'ingrosso di materiali condivisi. Buona idea, potremmo prendere in considerazione l'acquisto all'ingrosso di materiali condivisi. È un modo intelligente per risparmiare denaro e risorse. Inoltre, ci assicura rifornimenti sufficienti per tutti. Possiamo mettere in comune le nostre risorse e dividere i costi. È efficiente e conveniente per tutte le persone coinvolte. Dovremmo fare un elenco degli articoli di cui abbiamo bisogno. E poi cerca le migliori offerte per acquisti all'ingrosso. Lo shopping comparativo può aiutarci a ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Consideriamo anche lo spazio di archiviazione richiesto. È vero, dobbiamo assicurarci di avere abbastanza spazio. Forse possiamo designare un'area di archiviazione condivisa. Questa è una buona idea. Mantiene tutto organizzato. E rende facile per tutti l'accesso ai materiali. Parliamone con il resto del gruppo.
E vedi se sono d'accordo con l'idea dell'acquisto all'ingrosso. La collaborazione è fondamentale per farlo funzionare. Sono contenta che stiamo pensando al futuro, Anna. Insieme, possiamo fare in modo che le nostre risorse vadano oltre. Assolutamente, Anna. Alla gestione intelligente ed efficiente delle risorse. Salute, John. Sfruttiamo al massimo primo nostri materiali condivisi. Lezione 7. Il Sud America offre una vasta gamma di scelte. Per quanto riguarda le opzioni di alloggio, il Sud America offre una vasta gamma di scelte. È vero, dagli hotel di lusso agli ostelli economici. Potremmo anche prendere in considerazione case vacanze o pensioni. E non dimenticate gli ecolodge e i campeggi. È fantastico che ci siano opzioni per ogni budget e preferenza. Assolutamente, puoi trovare qualcosa che si adatti alle tue esigenze. Ho sentito dire che soggiornare in famiglie locali può offrire un'esperienza culturale unica. Sì, è un'occasione per immergersi nella comunità locale. E i panorami dai rifugi di montagna o dai resort sulla spiaggia possono essere mozzafiato. I diversi paesaggi del Sud America offrono sistemazioni straordinarie. È emozionante avere così tante scelte da esplorare. Possiamo personalizzare la nostra sistemazione in base ai nostri obiettivi di viaggio. Che si tratti di avventura, relax o immersione culturale. Facciamo qualche ricerca per trovare le migliori opzioni per il nostro viaggio. D'accordo, Anna. Troviamo il posto perfetto dove stare e creare ricordi indimenticabili. Grazie per aver scoperto le incredibili opzioni di alloggio del Sud America. Lezione 8. Ho iniziato ad allenarmi regolarmente. Ho iniziato ad allenarmi regolarmente. È fantastico. Che tipo di esercizi fai? Vado a correre e a fare sollevamento pesi. Questa è un'ottima combinazione per la forma fisica generale. Ha decisamente aumentato i miei livelli di energia. È meraviglioso da sentire. Altre modifiche? Ho anche mangiato più frutta e verdura. È una scelta intelligente per una dieta sana. Anch'io ho notato una differenza nella mia digestione. Mangiare cibi nutrienti può fare miracoli per il tuo corpo. Assolutamente. Si tratta solo di prenderci cura di noi stessi. Hai incorporato altre abitudini di salute? Ho dato priorità al sonno e al riposo a sufficienza. Questo è importante per il tuo benessere generale. È incredibile come piccoli cambiamenti possano fare una grande differenza. Sicuramente. Continuate così, John. Grazie, Anna. Grazie a uno stile di vita più sano e felice. Congratulazioni per la tua salute e il tuo benessere, John. Lezione 9. Cosa succede se commetto degli errori? Impara man mano che procedi. E se commetto degli errori? Gli errori fanno parte del processo di apprendimento, John. Ma cosa succede se rovino le cose? Non preoccuparti, gli errori ci aiutano a crescere e migliorare. Ho paura di sembrare stupida. Ricorda che tutti commettono errori, anche gli esperti. Come posso superare la paura di sbagliare? Abbraccia una mentalità di crescita e sii gentile con te stesso. Quindi, va bene imparare dai fallimenti? Assolutamente. I fallimenti portano a lezioni preziose. Credo sia meglio provare e fallire che non provarci affatto. Questo è lo spirito, John.
Corri rischi calcolati. Me lo ricorderò. Imparare implica rischiare. E non dimenticate che siamo tutti qui per sostenerci a vicenda. Grazie, Anna. Ora mi sento più sicura. Ce l'hai, John. Gli errori sono trampolini di lancio verso il successo. Apprezzo il tuo incoraggiamento, Anna. Abbracciamo il viaggio. Saluti all'apprendimento, alla crescita e all'accettazione dei nostri errori. Lezione 10. Ci sono diversi ristoranti e caffè. Sì, ci sono diversi ristoranti e caffè nel terminal. Questo è fantastico. Allora non avremo fame. Ho sentito che hanno una varietà di cucine tra cui scegliere. Questo è emozionante. Adoro esplorare sapori diversi. Possiamo provare le specialità locali o optare per qualcosa di familiare. È sempre divertente provare qualcosa di nuovo quando si viaggia. E se abbiamo fretta, possiamo mangiare qualcosa velocemente. La comodità è importante, soprattutto quando si prende un volo. Spero che abbiano anche delle opzioni vegetariane. Sono sicuro che lo faranno. Le scelte vegetariane stanno diventando sempre più comuni. È un sollievo. È bello che le preferenze alimentari siano soddisfatte. Assolutamente. Rende molto più facile cenare fuori. Posso già immaginare di gustare un pasto con vista sulla passerella. Sembra un'esperienza memorabile. Assicuriamoci di esplorare la scena gastronomica del terminal. Sicuramente, John. Soddisfiamo le nostre papille gustative prima del decollo. Ecco i deliziosi ristoranti in aeroporto e le avventure culinarie. Salute, John. Buon appetito e viaggi sicuri. Lezione 11. È una bella giornata. Ciao, è una bella giornata, vero? Sì, lo è. Clima perfetto per divertirsi all'aperto. Stai andando a fare la spesa? Sì, devo prendere alcune cose. Non dimenticare di prendere frutta e verdura fresca. Sicuramente, sono sulla mia lista. Hai intenzione di preparare qualche ricetta speciale? Sto pensando di preparare un'insalata deliziosa. Sembra rinfrescante. Qualche ingrediente segreto? Beh, una spolverata di formaggio feta aggiunge sempre un bel tocco. Gnam. Posso venire a cena da me? Certo, sei sempre il benvenuto, John. Ottimo. Porterò del dolce per completare il pasto. È premuroso da parte tua. Non vedo l'ora. Anche io. Ci vediamo al supermercato. Ci vediamo lì, John. Buon shopping. Grazie, Anna. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, John. Goditi il sole. Lezione 12. Ti dà un senso di urgenza. Questo è intelligente. Ti dà un senso di urgenza, vero? Assolutamente. Stabilire delle scadenze mi aiuta a rimanere concentrato. È incredibile come un po' di pressione possa aumentare la produttività. Le scadenze creano un senso di scopo e motivazione. Ci aiutano a dare priorità alle attività e a gestire il nostro tempo in modo efficace. Inoltre, rispettare una scadenza dà un senso di realizzazione. È gratificante vedere i progressi e completare i progetti in tempo. Senza scadenze,
Le attività possono protrarsi e diventare impegnative. Sono d'accordo. Avere una tempistica fa andare avanti le cose. Aiuta anche a pianificare e coordinarsi con gli altri. Le scadenze possono essere impegnative, ma ci spingono a fare del nostro meglio. Forniscono struttura e ci rendono responsabili. Quindi, rispettiamo le scadenze e facciamo in modo che le cose accadano. Assolutamente, John. Fissiamo delle scadenze e raggiungiamo i nostri obiettivi. Grazie per essere stati produttivi e rispettare le nostre scadenze. Salute, John. Cerchiamo di far sì che le cose accadano in tempo. Lezione 13. È un'area in cui possiamo migliorare. È un'area in cui possiamo migliorare. Concordato. Dovremmo creare contenuti di valore coinvolgenti. Come possiamo rendere più preziosi i nostri contenuti? Siamo in grado di fornire informazioni utili e consigli pratici. Questa è una buona idea. Le persone apprezzano i consigli pratici. Dovremmo anche considerare gli interessi e le esigenze del nostro pubblico. Sicuramente. Personalizzare i contenuti in base alle loro preferenze è fondamentale. E possiamo renderlo coinvolgente utilizzando immagini e narrazione. L'aggiunta di immagini lo renderà più accattivante e memorabile. Possiamo anche incoraggiare l'interazione e la conversazione. Questo è vero. Interagire con il nostro pubblico crea una connessione. Concentriamoci sulla qualità piuttosto che sulla quantità durante la creazione di contenuti. Sono d'accordo. È meglio avere meno pezzi ma di grande impatto. E possiamo sempre imparare dal feedback e adattarci. Il miglioramento continuo è essenziale nella creazione di contenuti. Insieme, possiamo creare contenuti che abbiano un impatto sugli altri. Assolutamente, Anna. Cerchiamo di creare contenuti di valore e coinvolgenti. Grazie per aver creato contenuti che fanno la differenza. Salute, Anna. Ecco i contenuti che informano e ispirano. Lezione 14. Ti manderò un elenco di potenziali hotel più tardi oggi. Assolutamente. Ti manderò una lista di potenziali hotel più tardi oggi. Sembra fantastico, John. Grazie. Nessun problema, mi assicurerò di includere diverse opzioni. Sarebbe utile disporre di una gamma di prezzi. Lo terrò a mente e troverò opzioni convenienti. Inoltre, se sono vicini al centro della città, sarebbe conveniente. Capisco. La posizione è un fattore importante. Qualche servizio particolare che dovremmo cercare? Diamo priorità al Wi-Fi gratuito e alla colazione. Buona idea, sono essenziali per un soggiorno confortevole. Farò qualche ricerca e troverò hotel con questi servizi. Apprezzo il tuo impegno, John. Grazie ancora. È un piacere per me. Voglio assicurarmi che tu faccia un ottimo viaggio. Non vedo l'ora di vedere le opzioni che troverai. Ti manderò la lista più tardi oggi. Rimanete sintonizzati. Suona bene, John. Sono entusiasta di dare un'occhiata. Bene, Anna. Ti contatterò presto. Grazie ancora, John. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Lezione 15. Mi assicurerò di controllare le recensioni prima di prendere una decisione. È un'idea che ha senso. Mi assicurerò di controllare le recensioni prima di prendere una decisione. Ottima idea, John.
Le recensioni possono darci informazioni preziose. È importante ascoltare le persone che hanno soggiornato lì. Possiamo conoscere la qualità del servizio e della pulizia. Esattamente. Vogliamo assicurarvi un'esperienza piacevole. È anche utile vedere se ci sono reclami comuni. In questo modo, possiamo essere consapevoli di eventuali problemi. Mi fido delle esperienze dei compagni di viaggio. Le recensioni online possono essere un'ottima fonte di informazioni. Prendiamo nota del feedback positivo e negativo. Concordato. Considereremo tutti gli aspetti prima di prendere una decisione. È rassicurante avere una scelta ben informata. Raccoglierò tutte le informazioni necessarie per noi. Grazie, John. La tua completezza è apprezzata. È un piacere, Anna. Voglio che trascorriamo un ottimo soggiorno. Siamo una buona squadra, ci prendiamo sempre cura l'uno dell'altro. Assolutamente, Anna. Insieme troveremo il posto perfetto. Congratulazioni alla ricerca approfondita e alle decisioni informate. Salute, Anna. Ci aspetta un fantastico viaggio. Non vedo l'ora. Rendiamolo memorabile, John. Lezione 16. È giunto il momento di concentrarci sulla conservazione del nostro pianeta. È giunto il momento di concentrarci sulla conservazione del nostro pianeta. Non potrei essere più d'accordo. Cosa dobbiamo fare? Possiamo iniziare riducendo la nostra impronta di carbonio. Ciò significa utilizzare meno energia e conservare le risorse. Esattamente. Possiamo anche promuovere il riciclaggio e il riutilizzo. E sosteniamo le pratiche sostenibili e le energie rinnovabili. Anche piantare alberi e proteggere gli habitat naturali sono fondamentali. Dovremmo diffondere la consapevolezza ed educare anche gli altri. Assolutamente. Le piccole azioni possono fare una grande differenza. È importante pensare a lungo termine e dare priorità alla sostenibilità. Insieme, possiamo creare un mondo più verde e più sano. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. Anch'io, Anna. Diventiamo custodi del nostro pianeta. Saluti a un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Salute, Anna. Alla salvaguardia e alla protezione del nostro pianeta. Facciamo un impatto positivo, John. Possiamo farlo. Lezione 17. Cosa dobbiamo fare adesso? Lo so, è così frustrante. Cosa dobbiamo fare adesso? Facciamo un passo indietro e valutiamo la situazione. Dovremmo identificare la causa principale del problema. Una volta che lo sappiamo, possiamo trovare soluzioni. È importante mantenere la calma e pensare razionalmente. Possiamo anche chiedere consigli o assistenza, se necessario. La collaborazione potrebbe aiutarci a trovare una soluzione. Scomponiamo il problema in parti più piccole. In questo modo sarà più facile affrontare ogni aspetto. E non dimentichiamo di rimanere positivi e persistenti. Possiamo imparare da questa esperienza e diventare più forti. Insieme troveremo un modo per superare questo ostacolo. Credo nella nostra capacità di trovare una soluzione. Anche io, John. Lo scopriremo, passo dopo passo. Grazie per aver affrontato le sfide e trovato soluzioni. Salute, John. Alla nostra determinazione e resilienza. Affrontiamo questo problema a testa alta, Anna. Possiamo farlo.
Lezione 18. Avete bevande biologiche? Prendo delle noci e della frutta secca. Avete bevande biologiche? Sfortunatamente, al momento non ho bevande biologiche. Nessun problema. Ne possiamo trovare alcuni al supermercato. Sembra un piano. Assicuriamoci di controllare le etichette. Assolutamente. Vogliamo scegliere le opzioni più salutari. Le bevande biologiche sono una scelta migliore per il nostro benessere. Inoltre, sono migliori anche per l'ambiente. Lo aggiungerò alla lista della spesa. Grazie per avermelo ricordato. Siete i benvenuti. È sempre bene essere consapevoli delle nostre scelte. Sicuramente. Piccoli cambiamenti possono portare a uno stile di vita più sano. Ed è bello avere degli snack nutrienti a portata di mano. Sono d'accordo. Le noci e la frutta secca sono uno spuntino soddisfacente. Bene, andiamo al negozio a prendere quello che ci serve. Sembra un piano, John. Andiamo. Non vedo l'ora di fare una sana merenda con te, Anna. Anche io, John. Facciamo scelte intelligenti e deliziose. Evviva buona salute e gustosi spuntini. Salute, John. Alla ricerca di bevande biologiche e bocconcini nutrienti. Facciamo in modo che sia una giornata gustosa e nutriente, Anna. Lezione 19. Segui qualche corso d'arte, Anna? Segui qualche corso d'arte, Anna? No, sono autodidatta. Dipingo solo per divertimento. È impressionante. Hai un talento naturale. Grazie, John. È un hobby che mi piace. Hai preso in considerazione l'idea di prendere lezioni formali? Ci ho pensato, ma preferisco la libertà di esplorare per conto mio. Questo ha senso. È fantastico avere libertà creativa. Inoltre, trovo gioia nel processo di espressione personale. L'arte è un modo meraviglioso per esprimere se stessi. Assolutamente. Anche per me è una forma di rilassamento. È fantastico. Continua a coltivare la tua passione. Lo farò, John. Mi porta felicità e appagamento. Ammiro la tua dedizione al tuo mestiere. Grazie, John. Significa molto per me. Saluti alla creatività e goditi ciò che amiamo. Salute, John. Alla pittura per divertimento e espressione personale. Scatena la tua immaginazione, Anna. Buona pittura. Lezione 20. Come dobbiamo analizzarla? Questa è un'ottima idea. Una volta che abbiamo i dati, come dobbiamo analizzarli? Possiamo iniziare organizzando i dati in categorie. La categorizzazione faciliterà l'identificazione dei modelli. Quindi possiamo usare diagrammi o grafici per visualizzare i dati. Le rappresentazioni visive possono aiutarci a individuare rapidamente le tendenze. Dovremmo anche calcolare metriche e statistiche chiave. In questo modo, possiamo ottenere informazioni più approfondite dai numeri. Possiamo confrontare i dati nel tempo o tra gruppi diversi. Fare confronti fornirà una prospettiva più ampia. E non dimentichiamo di cercare anomalie o anomalie. Anche questi possono darci informazioni preziose. Dovremmo documentare il nostro processo di analisi per riferimenti futuri. Ottima osservazione. È importante avere una metodologia chiara.
E collaboriamo e discutiamo insieme delle nostre scoperte. Il lavoro di squadra e diverse prospettive possono migliorare l'analisi. Sono entusiasta di approfondire i dati e scoprire approfondimenti. Anch'io, Anna. Sfruttiamo al massimo le informazioni. Congratulazioni per l'analisi approfondita e le scoperte significative. Salute, Anna. Arriviamo all'estrazione della conoscenza dai dati. Analizziamo con precisione e curiosità, John. Lezione 21. Su cosa suggerisci che dovremmo concentrarci? Quando si tratta di pubblicità digitale, su cosa suggerisci dovremmo concentrarci, Anna? Cominciamo identificando il nostro pubblico di riferimento. Conoscere il nostro pubblico ci aiuterà a personalizzare il nostro messaggio. Dovremmo anche considerare le piattaforme che frequentano. In questo modo, possiamo raggiungerli in modo efficace. Creare contenuti coinvolgenti e visivamente accattivanti è fondamentale. I contenuti accattivanti possono catturare l'attenzione nello spazio digitale. Dovremmo anche ottimizzare i nostri annunci per i dispositivi mobili. L'utilizzo dei dispositivi mobili è in aumento, quindi è importante essere ottimizzati per i dispositivi mobili. Il monitoraggio e l'analisi dei dati per misurare il successo della nostra campagna sono fondamentali. Le informazioni basate sui dati ci guideranno nel prendere decisioni informate. Rimaniamo aggiornati sulle ultime tendenze del marketing digitale. Stare al passo con le tendenze ci aiuterà a stare al passo con la concorrenza. E non dimenticate il potere della pubblicità sui social media. Le piattaforme di social media offrono ampie opportunità per raggiungere il nostro pubblico. Insieme, creeremo una solida strategia pubblicitaria digitale. Sono sicuro che il nostro approccio produrrà risultati positivi. Congratulazioni per una pubblicità digitale efficace e per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Salute, Anna. Ecco un percorso di marketing digitale di successo. Facciamo la differenza nel mondo digitale, John. Lezione 22. Il volo è stato ritardato di un'ora. Oh no, il volo è stato ritardato di un'ora. Questo è un peccato. Sì, dobbiamo aspettare. Beh, almeno ora abbiamo un po' di tempo in più. È vero, possiamo prendere un caffè e rilassarci. O magari esplora i negozi dell'aeroporto. Potrebbe essere un buon modo per passare il tempo. Sfruttiamo al massimo questo ritardo inaspettato. Assolutamente, rimanere positivi è fondamentale. E chissà, forse il ritardo porterà ad alcune conversazioni interessanti con gli altri passeggeri. È vero, è un'occasione per conoscere nuove persone. Trarremo il meglio da questa situazione, Anna. Sicuramente, John. Il nostro viaggio continuerà, solo un po' più tardi del previsto. La pazienza è una virtù e ne abbiamo in abbondanza. Questo è lo spirito, John. Accettiamo l'attesa e godiamoci il viaggio. Ecco come sfruttare al meglio i ritardi imprevisti. Lezione 23. Anch'io amo il mercato locale. Oh, anche a me piace il mercato locale. Hanno frutta e verdura di ottima qualità. Sono d'accordo, John. La freschezza è imbattibile. È sempre un piacere sostenere gli agricoltori locali. E la varietà di prodotti è incredibile. Mi piace esplorare diversi tipi di frutta e verdura. È un ottimo modo per scoprire nuovi sapori. Inoltre, i prezzi sono generalmente ragionevoli. Questo è vero. È una situazione vantaggiosa per tutti. Anche fare acquisti al mercato locale sembra più personale.
Assolutamente. Puoi interagire con i fornitori. E spesso forniscono utili consigli di cucina. È anche una meravigliosa esperienza comunitaria. Lascio sempre il mercato soddisfatta. Anche io, John. È il momento clou della mia settimana. Saluti al mercato locale e ai prodotti freschi e deliziosi. Salute, John. Sosteniamo gli agricoltori locali e un'alimentazione sana. Assaporiamo i sapori e abbracciamo la bontà, Anna. Lezione 24. A che ora è l'imbarco? Proprio dietro l'angolo? È comodo. A che ora è l'imbarco? L'imbarco è alle 14:30. Abbiamo molto tempo. Perfetto, possiamo fare uno spuntino veloce prima di salire a bordo. Ho voglia di patatine fritte. Che ne dici di te? Le patatine fritte sembrano buone. Troviamo un posto nelle vicinanze. C'è un ristorante di hamburger in fondo alla strada. Ottima. Andiamo lì e soddisfiamo le nostre voglie. Spero che abbiano delle patatine croccanti e dorate. Sono sicuro che lo fanno. Sono noti per le loro patatine fritte. Posso già assaggiare la prelibatezza. Mi viene fame solo a pensarci. Facciamo in modo che sia una gustosa sorpresa prima del volo. Concordato. Patatine fritte e buona compagnia, la combinazione perfetta. Saluti a soddisfare le nostre voglie e a goderci il momento. Salute, Anna. Alla ricerca di gustose patatine fritte e grandi avventure. Concediamoci e assaporiamo ogni boccone, John. Lezione 25. Hai mai viaggiato da solo prima? Ehi, hai mai viaggiato da solo prima? In realtà, l'ho fatto. È stata un'esperienza esaltante. Sembra incredibile. Dove sei andato? Ho viaggiato con lo zaino in spalla nel sud-est asiatico. Wow, deve essere stata una bella avventura. Lo era. Lungo la strada ho incontrato tante persone interessanti. Ti sentivi al sicuro viaggiando da solo? Sì, ho preso precauzioni e mi sono fidato del mio istinto. Questo è importante. Come hai gestito le sfide? Mi ha insegnato ad essere intraprendente e adattabile. Ammiro il tuo coraggio di esplorare il mondo da solo. Grazie, John. È stato un viaggio alla scoperta di sé. Posso solo immaginare i ricordi che hai creato. È un'esperienza che apprezzerò per sempre. Saluti ai viaggi da soli e all'apertura di nuovi orizzonti. Salute, John. Arriviamo a uscire dalle nostre zone di comfort. Continuiamo a cercare l'avventura e ad ampliare le nostre prospettive. Assolutamente, John. L'avventura ci aspetta là fuori.